Ciao ragazzi, siamo qui oggi per riparlare del PXN VD10. In realtà in questo caso di tutta quella che è la serie VD. Serie che nel 2025 mi ha particolarmente stupito. Io già ho provato vari prodotti della serie di PXN, sempre prodotti buoni, però sempre che strizzavano l'occhio al chip, cioè in una fascia bassa di quella che può essere il mercato del sim racing, con sempre prezzi molto aggressivi. In questo caso, quando ho provato la loro nuova serie di basi Direct Drive della serie VD, sono rimasto molto colpito perché a fronte sì di un prezzo molto aggressivo, in realtà hanno cominciato a non lesinare più in qualità, sia dal punto di vista costruttivo, estetico del prodotto, ma anche hanno avuto una forte evoluzione sotto il profilo software, che ormai credo abbiamo ben capito che sia l'aspetto più importante nello sviluppo della tecnologia Direct Drive. Ho voluto riprovarlo e ritestarlo ancora per un bel po', soprattutto anche per il fatto che PXN qui in Italia è un'azienda non molto conosciuta e in realtà le opinioni che le persone possono essersi fatti erano magari legati a prodotti di vecchia generazione, visto che secondo me in queste ultime uscite hanno fatto un totale cambio marcia e me ne aspetto altri nell'anno 2026, perché sta per uscire un nuovo cambio che strizza l'occhio anche ad altri prodotti. Però a noi poco ce ne importa, perché anche altri prodotti hanno strizzato l'occhio ad altri prodotti, è un continuo strizzarsi l'occhio. Fondamentalmente a noi consumatori ci interessa il prezzo e poi naturalmente anche e soprattutto legato alle qualità costruttiva, visto che da quello che ho provato rimane uguale la qualità costruttiva ad altri prodotti pur costando molto meno. Ragazzi, il 2026 secondo me PXN ci stupirà nuovamente, soprattutto anche sotto il punto di vista dei volanti. È un'uscita il nuovo formula, ma ci saranno tante altre novità in cui si porterà quella che è la qualità prezzo di questa serie di motori, che secondo me è quella che cambia proprio le carte in tavola su quello che è questo genere di fascia, questo genere di prezzo, per attingere a basi da 10, 6 e 4 Nm. E adesso avverrà anche su pedaliere, uscirà una pedaliera molto interessante, il cambiadacca che switcherà in sequenziale e nuovi volanti. Ma come ho detto, siamo qui oggi per parlare di alcune novità che ci sono state nel software e ho fatto un video per voi. Naturalmente, come prima cosa, assicuriamoci di aver scaricato l'ultima versione del software. Andiamo poi in update e vediamo che questa volta abbiamo aggiornato il firmware della base alla versione 1.04 e quello del volante alla versione 0.25. Questo consentirà un nuovo aggiornamento che permetterà il collegamento con SIMAB. Naturalmente ci sono anche vari improvement che ci sono stati anche a livello di feeling dei vari filtri e della base, ma la modifica più importante secondo me è proprio la compatibilità con SIMAB. Andiamo su device del volante. Naturalmente possiamo vedere sempre come prima il corretto funzionamento di tutti i tasti. Andiamo adesso qui sopra, vedete, questa è la modalità PXN. Andiamo su SIMAB e a questo punto lo facciamo riconnettere e verrà visualizzato all'interno dell'applicazione. In questo caso possiamo andare a diminuire o ad alzare quelli che sono la luminosità, in questo caso soltanto dei LED giri motore. Abbiamo un preset di come dovranno funzionare, possiamo anche andarlo ad editare o anche a crearne uno di nostro pugno, e nella parte controls possiamo abilitare alcuni pulsanti ad alcune attività, ma in questo caso parliamo di attività molto basiche. Ma torniamo a noi. Non ho voluto reiniziare da capo a raccontarvi tutte le caratteristiche tecniche di questi prodotti. Nel caso ci fosse qualcuno che fosse interessato e se lo fosse perso,
Naturalmente può andarsi a ricercare all'interno del mio canale la recensione specifica sia della base da 10 Nm sia dei due volanti che avevo disponibile al momento della recensione. In questo caso ho voluto strizzare l'occhio a quelli che sono i nuovi improvement che sono stati fatti soprattutto sotto il punto di vista dell'aggiornamento a CMAB, che anche se in questo caso direi poca roba, perché effettivamente su questo genere di volante e sull'altro le uniche illuminazioni che ci sono relative praticamente ai girimotori, in questo caso al LED centrale, che comunque può essere in questo caso utilizzato anche per la telemetria e magari darci l'effetto, non so, potete aggiungerci l'effetto per l'ABS, che potrebbe essere molto interessante averlo visibile da subito. Molto probabilmente questi aggiornamenti sono stati fatti in funzione di quello che arriverà, visto che arriveranno nuovi volanti anche con pulsanti retroilluminati. Questa nuova implementazione, questa nostra nuova coesione tra il loro software e CMAB fa preludere a una collaborazione che potrà portare retroilluminazione, telemetria sui volanti e molto probabilmente anche in un futuro, forse non proprio prossimo, ma molto papabile, anche l'implementazione di dashboard. Con l'occasione mi sono rimesso alla guida del PXN V10 per un bel po' e non posso che continuare a sottolineare con enorme stupore quello che è il force feedback, quello che è il dettaglio in questa fascia di prezzo, perché va sempre comunque sottolineato. Io posso parlare bene o male, ma va sempre parlato in funzione della fascia di prezzo e soprattutto tendo nelle mie recensioni, quando c'è qualcosa, a sottolinearlo, ed è da lì che dovete capire quelle che possono essere le mie intenzioni a enfatizzare quello che potrebbe essere un prodotto nuovo rispetto ad altri. E nella sua fascia di prezzo la qualità di dettaglio e soprattutto continuo a sottolineare la pienezza nella parte centrale, che è la parte in cui difettano di più le basi da 6, 7, 8, 12 Nm. 12 Nm no, già dipende dai brand, cominciano a esserci, però naturalmente a costi molto più alti, naturalmente anche encoder più evoluti, eccetera eccetera, e a quel punto anche l'implementazione di alcuni filtri è fatta oggettivamente meglio rispetto a questo, ma anche l'evoluzione con software e nuovi firmware hanno migliorato anche in questa base ancora di più quella che è gli effetti di friction, damping e inerzia, che risultano sempre più fluidi, perché la difficoltà è dare fluidità, continuità e coerenza a un determinato filtro. E sto notando che PXN continua a martellare aggiornamento dopo aggiornamento, andando ancora ad affinare, perché dal mio punto di vista il grosso, la struttura del prodotto c'è, e questi piccoli affinamenti non vanno nient'altro a consolidare quello che è il lavoro fatto fino adesso. Dal mio punto di vista la strada intrapresa è ottima, l'ho potuto riprovare proprio perché, essendo anche un prodotto, una linea nuova, ci tenevo anche a vedere con i nuovi software, visto che alcune persone che anche lo hanno acquistato, l'hanno provato, mi hanno suggerito di riprovarlo proprio perché effettivamente ci sono stati anche dei piccoli passi in avanti per quanto riguarda anche i micro dettagli che questo genere di basi possono offrire, e quindi mi faceva piacere anche riprovarlo. Io sono molto contento che PXN creda nel mio canale per la recensione dei suoi prodotti, soprattutto adesso che in quest'anno, come ho detto, ci saranno sicuramente tante novità che porterà nel mercato, e avevo piacere a riprovare, soprattutto per a fare una recensione più a lungo termine rispetto a quella che ho fatto, anche se io personalmente qualsiasi prodotto, dal più semplice al più articolato, almeno mi do un mese di tempo di prova per provarlo, soprattutto perché è importante vedere il software come si comporta dopo varie accensioni, dopo varie prove, dopo vario tempo. Anche la parte della meccanica, devo dire che anche questa volta io poi lo metto in questo caso alla frusta, perché lo utilizzo sempre al 100%, anzi 100% della base, ma nei giochi alzo anche un po' di più
di quello che potrebbe essere il segnale al 100%, quindi lavora sempre con un potenziale diciamo più alto di quello che dovrebbe essere la norma, e niente calore, niente scaldarsi in maniera anomala. Naturalmente queste basi più piccole un pochino si scaldano, ma nelle sessioni che faccio io adesso, sono arrivato anche a sessioni di 1 ora e mezza per fare delle prove, temperature mai esagerate e soprattutto non influiscono su quello che è il feedback. Anche qui penso che le ultime basi in generale che sono state prodotte non sono più affette da questo genere di problematica, non mi è più capitato. Capitava con determinati brand sui motori questi più piccoli, ma secondo me ad oggi è molto complicato. Le gestioni, soprattutto questi che hanno anche la parte esterna in metallo, secondo me la dissipazione è ottima in generale. Ho detto, non voglio parlare soltanto di questo brand qua, di quello di PXN, ma anche lui sinceramente il suo lavoro lo fa. 2 parole anche sul volante. Io spero al più presto che facciano anche un altro genere di linea rispetto a questo. Non vedo l'ora che l'implementazione che hanno fatto con Simab si traduca anche in volanti diversi, perché forse, a prescindere che per il costo che ha, secondo me rimane un prodotto eccellente, è l'unico, secondo me, anello debole oggi a livello estetico, visto anche tanti altri prodotti che ci sono, che naturalmente costano di più rispetto a questo, ma visto che so il potenziale che ha PXN di riuscire a mantenere dei costi più contenuti rispetto ad altri brand, mi aspetto grandi cose. I materiali, anche detto, a prescindere dal discorso estetico, i materiali utilizzati anche per i rivestimenti in pelle sempre eccellenti. Li ho utilizzato per alto tempo e poi in questo ultimo periodo non sto utilizzando neanche i guanti, e anche in questo caso la pelle con cui è rivestita, le cuciture non subiscono deformazioni o segni di usura di nessun tipo, quindi il potenziale per quelli che possono essere anche prodotti futuri dal mio punto di vista c'è, e stiamo qui con i nostri popcorn ad aspettare e goderceli. Con questo ringrazio sempre PXN di credere nel mio canale e di darmi la possibilità di recensire e nel futuro recensire anche i suoi nuovissimi prodotti. Vi ricordo che ci sono i link in descrizione per poterlo acquistare, e non so se quando uscirà o meno il video potrebbe esserci adesso anche qualche rivenditore italiano che ha preso la distribuzione di PXN. Rimane comunque la grandissima possibilità tramite Amazon di poterli acquistare. Secondo me è un bel plus. Con questo, ragazzi, vi ringrazio come sempre di seguirmi, ci vediamo al prossimo video, ciao!